Bartolomeo Campagnoli, 1751-1827. Questa è la sua vita, che si pone tra praticamente 5 anni prima della nascita di Mozart e esattamente l'anno di morte di Beethoven. Campagnoli nasce a Cento di Ferrara e studia principalmente con Pietro Nardini della scuola di Tartini. Bartolomeo Campagnoli è un personaggio della storia del violino e della musica in generale, purtroppo poco noto, ma ha avuto un'importanza notevole nello sviluppo della scuola violinistica e della musica in generale. È un violinista, compositore, come erano tutti all'epoca, che subito ha un grande successo, comincia a girare tutta l'Europa e avere anche incarichi molto importanti, come per esempio il Gewandhaus di Lipsia, un'orchestra prestigiosa di cui lui era il primo violino, direttore, perché all'epoca spesso si dirigeva suonando il violino, e direttore artistico di questa orchestra. Per me, quando studiavo in conservatorio, Campagnoli era solo il titolo di un libro su cui impiegare molto del mio tempo per imparare questi studi che erano all'epoca i divertimenti. Li ho fatti in conservatorio e poi li ho dimenticati. Poi, tempo dopo, sono ritornato per caso a conoscerlo sul suo metodo e da lì è cominciato una frequentazione molto più diretta ed efficace. Insegnavo al Conservatorio di Trieste e mi accorgo che lì era nel catalogo il metodo di Campagnoli, l'edizione originale. Questo metodo per violino è formato in varie parti, parte da zero, proprio da zero, come si impugna il violino, come si impugna l'arco, come si fanno le prime note senza mettere le dita e così via. E passo dopo passo arriva fino alle cose più complicate e complesse nella tecnica violinistica. Ma la grande caratteristica sua, che mi ha subito molto appassionato, è che non sono studi ed esercizi freddi, tecnici, fini a se stessi, ma sono molto musicali, che permettono al violinista di apprendere con agio, con creatività, con piacere e anche con gioia. Avrete visto sicuramente che i violinisti o gli strumentisti vanno su e giù, sulle corde, sulla tastiera, ed è la normalità suonare su e giù. Lui invece ha detto: vediamo che cosa si può fare nella prima posizione, nella seconda, nella terza, nella quarta, senza mai muoversi. Questo gli ha permesso e lo ha spinto a trovare la caratteristica timbrica speciale di ogni posizione. Il violino che uso per suonare tutto e che ho usato in particolare per registrare Campagnoli è questo.
Questo ponticello ha una forma e un interno diverso dal ponticello comune usato oggigiorno. È un ponticello che ha questa forma e questo interno che si riferiscono a quello in uso in Francia alla fine del Settecento, che è la provenienza geografica e storica di questo violino. I buchini che ci sono sul ponticello non sono estetici soltanto, ma principalmente ogni ponticello ha la sua resa timbrica corrispondente. Infatti, da quando ho fatto montare questo ponticello, la resa del violino è enormemente migliorata. Questo non mi impedisce di suonare qualsiasi tipo di musica, perché il violino è al suo meglio. Come suonare la musica di Campagnoli? Che tecnica usare? Usare la sua tecnica? E se uso la sua tecnica, suono solo la musica di Campagnoli? Quello che lui ha indicato nel suo metodo, con esattamente l'immagine della postura del violinista e anche di come impugnare l'arco e come usarlo, sono indicazioni che non valgono soltanto per la sua musica, ma valgono per tutto il periodo, non solo italiano ma europeo, quello che è detto lo stile classico, ovvero che fa riferimento ai tre grandi compositori Haydn, Mozart e Beethoven. Oltre allo strumento, ho usato in particolare quest'arco che ho usato per registrare Campagnoli ed è un arco copia esatta di quello che usava Mozart in gioventù. È un arco che ha una forma diversa, un peso diverso, cioè più leggero, ma ha una consistenza particolare, nel senso che è costituito da un legno che si chiama legno serpente, che ha la caratteristica di avere un peso specifico maggiore del legno normale. Un centimetro cubo di questo legno affonda invece di galleggiare. E questo permette di avere un arco leggero, scattante e comunque con molta definizione e presa sulla corda. Un altro arco che uso spesso è questo, sia in Campagnoli che in altri autori, da Beethoven in poi. Questo è ancora un arco nel vero senso della parola, cioè come se fosse un arco da frecce, diciamo così. E non ha la vite, bensì si stacca il tallone e se fosse necessario se ne può usare un altro più alto, più basso, e questo permette di avere un altro tipo di suono, un altro tipo di timbro e di resa anche tecnica. Questo qui in particolare è stato costruito ispirandosi a un quadro del Caravaggio. Questo è l'arco moderno che uso abitualmente, soltanto per farvi vedere la differenza di lunghezza e la differenza di disegno della punta. La prima cosa è di usare lo strumento senza mentoniera e senza spalliera. Questo vuol dire che si appoggia sulla spalla senza nessun peso aggiunto e naturalmente con la forza di gravità il violino sta sulla spalla, non è necessario stringerlo, il che vuol dire che si può muovere in questa posizione, in quest'altro e anche in questo, mentre con la spalliera e la mentoniera il violino viene incastrato tra il mento e la spalla, proprio fatto apposta per non muoversi. Invece il violino deve muoversi un pochino, stare in equilibrio ma muoversi, perché in questo modo si recupera
quello che è naturale nel movimento simmetrico delle due braccia. Ogni movimento che fa un braccio, l'altro lo fa leggermente al contrario. Le braccia tenute vicino al corpo fanno sì che tutti i movimenti eventuali della spalla siano fatti muovendo più i muscoli dorsali che non questo muscoletto qui. Questo significa che c'è un uso del corpo molto migliore, molto più efficace, che non stancare un piccolo muscoletto per tenere tutto il braccio sinistro. Quindi posizione più vicina, più centrale e tutto più raccolto, invece di suonare così. Il problema non è tanto per salire quanto per scendere, basta tenere un momento. Nel tenere un momento la spalla leggermente si alza, ma alzandosi con questa posizione, cioè avendo le braccia vicine al corpo, significa che invece di usare questo piccolo muscoletto qua, si usano i grandi muscoli dietro della dorsali, che sono molto più forti e quindi ci si stanca molto meno. Tutto questo significa che magari posso dare più peso e il braccio sinistro aiuta andando nella direzione contraria, quindi posso usare la metà del peso con il doppio dell'efficacia. Io quando ho scoperto questo metodo lo studiavo, lo guardavo come un libro, come tanti altri libri, e ho cominciato a esplorare un po' sia il metodo sia la sua musica in maniera un po' così semplice, distaccata. Poi mi è capitato di chiedere a un amico esperto di arti marziali, il karate in particolare, non musicista, di dirmi a suo giudizio come potesse essere una buona posizione di un violinista. Quindi io mi sono messo in piedi col violino, come in genere suonavo all'epoca, e lui mi è girato intorno e ha cominciato a sistemarmi piano piano come secondo lui potesse essere più efficace la posizione del violinista. Piano piano ho cominciato a vedere che lui mi sistemava sempre di più secondo la posizione di Campagnoli. Quando aveva finito ero esattamente come mostrava Campagnoli. La posizione dei piedi di Campagnoli è molto particolare. I piedi non sono messi paralleli, ma sono angolati. Questo ricorda, è una mia interpretazione, la posizione dell'Aikido. Naturalmente è più aperta, è più bassa. Invece con il violino e quello che indica Campagnoli, i piedi sono più vicini, l'ombelico guarda a 45 gradi. Io ho la visione dello spartito concomodo, sono verso il pubblico e ho un buon contatto con lo strumento, tutto raccolto, il che vuol dire che tutta la posizione del corpo ruota un po' verso l'interno. Questo non vuol dire che il peso è sempre sulla gamba sinistra, ma io mi posso anche muovere rimanendo più o meno in questa posizione. La posizione contemporanea assomiglia a questa. Immaginate che ci sia qui un supporto che mi tiene fermo lo strumento e anche un altro qui, intoniera e spalliera, aperta, alta. In Campagnoli invece le braccia sono più vicine al corpo, lo strumento è un po' più basso e soprattutto mi posso muovere, il che vuol dire che lo strumento asseconda i movimenti dell'arco. E questo mi permette anche di avere una padronanza maggiore nell'uso delle dinamiche del suono.
Le cose più importanti che lui ha scritto per la didattica del violino sono i 7 divertimenti nelle 7 posizioni, 6 fughe per violino solo e il metodo per violino. Questi 7 divertimenti sono composti nelle 7 posizioni principali del violino. Che cosa vuol dire? Che una sonata intera di 4 movimenti viene suonata in una posizione, senza muoversi mai. Queste sono le 7 posizioni nel violino. Quindi la prima, la seconda, la terza, la quarta invece ha una particolarità che le altre non hanno, che il primo dito corrisponde alla corda vuota successiva. E il quarto dito all'armonico naturale. Questo conferisce alla quarta posizione una ricchezza di armonici che le altre non hanno. La quinta posizione è al centro del violino, è la prima in cui si appoggia bene la mano sinistra alle fasce del violino. Questa è la sesta posizione, è molto morbida, molto delicata. La settima posizione invece, il primo dito corrisponde all'armonico naturale della corda. È molto speciale poter suonare una sonata intera di 4 tempi, tutto sulla settima posizione, senza mai muoversi. Perché questo? Perché siamo abituati ad andare molto su sulla corda bassa e molto su sulla corda acuta. Nelle corde di mezzo raramente si suona a lungo, si passa un momento, ma a lungo si suona raramente. Questo vuol dire che anche il lavoro dell'arco è diverso, perché le corde sono tese in maniera diversa, perché tenute sempre diciamo, a una lunghezza molto più corta dell'abituale. È come se si avesse uno strumento più piccolo, un violino pochette, e quindi tutto il lavoro è anche dell'arco, del suono, della particolarità di questo suono. Questa è la posizione che diremo moderna. Adesso la stessa cosa suono con la posizione di Campagnoli, piedi, corpo, braccia. Per mostrarvi meglio la posizione di Campagnoli, mostrarvela diciamo così dietro le quinte, suonerò un altro brano suo con la sua posizione, per farvi vedere come è possibile muoversi e tenere in equilibrio lo strumento.